Vivo e viaggio in van per questo motivo. Oggi questo video si chiama così. I motivi sono sicuramente più di uno e molti già li conoscete. Cominciamo dagli aspetti negativi. Il primo è che se vuoi risparmiare sul mezzo come noi, la vita in van è abbastanza scomoda. Non hai i tuoi spazi, quando piove sei chiuso dentro, costretto a vivere seduto o steso. Problema bagno e doccia che non sono come a casa, e l'elettricità è un servizio che produci tu. Poi c'è il carico dell'acqua, la polvere che entra quando fai sterrato, eccetera eccetera. Però per noi tutto questo è diventato normale. In un certo senso ci siamo abituati alla scomodità fin dalla prima settimana di viaggio in Canada. Questa scomodità però ci restituisce qualcosa che non abbiamo mai trovato in nessun altro posto. La libertà di fermarci dove vogliamo e per quanto vogliamo, senza dover essere necessariamente ricchi. E perfino il concetto del tempo è diverso, sembra passare più lentamente, forse perché ogni giornata è diversa dall'altra. Montando video e pubblicandoli qui su YouTube riusciamo a sostenere le spese di un viaggio che era iniziato e doveva finire utilizzando i nostri risparmi. Sicuramente avrò dimenticato qualcosa, ma il motivo principale è che possiamo viaggiare e visitare i luoghi più meravigliosi del nostro pianeta con tempi diversi, fino a sentirli un po' nostri. Ed essere arrivati partendo dall'Italia guidando questo guerriero dall'Alaska fino a qui in Perù aggiunge quel tocco di originalità a questo viaggio incredibile. Ma veniamo al video. Oggi ci troviamo in Perù, ai confini della Valle Sacra, dopo una deviazione di 1 migliaio di chilometri lungo la Panamericana, e visiteremo un luogo che lascerà veramente il segno nelle nostre vite da viaggiatori. Buongiorno, oggi è una splendida giornata qui in Perù. Ci siamo sistemati in un posto veramente bello, un campsite in mezzo alla natura, sulla valle del fiume Urubamba. È veramente un bellissimo posto, ci sono degli alberi di eucalipto, tra l'altro vedo che li hanno appena piantati perché seguono uno schema abbastanza regolare, e qui ci sono tutte queste montagne un po' spelacchiate perché siamo alla fine della stagione secca. Infatti sono le ultime giornate di sole qui in Perù. Questo è un posto veramente conosciuto tra gli overlander. Nirvana ha trovato la sua pace questa notte. Qui ci sono ancora delle buche dove devono piantare. Infatti ieri gli ammortizzatori sono arrivati a fine corsa perché siamo finiti in queste buche qui. Per i più avventurosi col fuoristrada si può scendere qui per avere più privacy. Oggi facciamo la recensione del campeggio selvaggio. E qui a pochi metri c'è il fiume Urubamba. Questo fiume è veramente importante perché se lo si segue per 150 km si arriva a Machu Picchu, e lì corre la ferrovia che non so dove vada. Non c'è stato nemmeno un treno stanotte, neanche stamattina, non so se funzioni in realtà. Questa notte abbiamo dormito in questo spiazzo veramente molto tranquillo nonostante sia vicino alla strada. Ci stiamo dirigendo verso le montagne colorate e volevamo fare una sosta, anche perché si salirà fino a 5000 metri, quindi volevamo prepararci un attimo. Ne abbiamo approfittato anche per farci una bella doccia. In Perù e in Ecuador ci stiamo facendo la doccia soprattutto nelle stazioni di servizio, ci sono docce spesso fredde. Qua essendo in alto il clima è abbastanza freddo, quindi le docce sono rapidissime perché si congela, e anche noi non abbiamo la doccia calda. Potremmo creare l'acqua calda scaldando l'acqua nella pentola, però ci vuole veramente tanto tempo. Quando troviamo questi posti spaziosi all'aperto e un po' riservati ci facciamo la doccia all'aperto, e anche qui è veramente molto rapida per non congelare, anche se col sole si sta bene. Quindi docce calde zero anche quando fa freddo. L'unica qua in Perù che abbiamo fatto calda è stata quando siamo andati a Machu Picchu, perché siamo stati in hotel, quindi ci siamo fatti una doccia lunghissima calda. Per il resto docce molto rapide e fredde, però fa bene perché ci rivitalizza e siamo belli carichi poi per affrontare la giornata. Salgo a caminar al sol por nuestro lago. C'è un blocco cittadino. Buenas. Buenos días. ¿Está cobrando entrada? Sí. Cinco.
¿Cuánto? 5. 5. Este no es el bolete para ir a la montaña, ¿no? Hay otro. Hay La otro. montaña a la entrada. Ajá. Sí. Ya. Gracias. Gracias. Tantos recuerdos, cuánto hemos pasado. Ay, amiga. Abbiamo cominciato la strada, i 27 km di strada bianca per arrivare alla montagna colorata. E saliremo fino a 4700 se non ricordo male. E adesso la strada è abbastanza messa bene, però su mi sa che sta nevicando. Pieno di eucalipto in questa valle, e tra l'altro non so il perché, ma hanno praticamente bruciato tutti i versanti, infatti sono neri. Non so se è una pratica che si fa prima che arrivi la pioggia. Belli, ciao belli. Belli. Stiamo facendo questa strada che è rossissima, la terra infatti ha un colore molto vivo e qua vicino ci dovrebbe anche essere un fiume rosso, sicuramente prende il colore da questa terra che è stupenda. Ecco qua. Qui ha cominciato a piovere e un po' anche a nevicare. Il fondo è praticamente un po' fangoso, ma siamo quasi arrivati. Speriamo di vedere qualcosa più avanti. Ma la strada si fa veramente impegnativa perché si scivola. Non abbiamo gomme da all terrain. C'è un po' di nebbia e sta nevicando tra un po'. Ci siamo quasi 4500 metri. Vai Nirvan, vai Nirvan. Eccoci arrivati al parcheggio. Nirvan in scioltezza, 4600 e passa metri. È pienissimo di turisti, veramente. Mamma mia, quanti pulmini. Prima di andare a fare il trekking stiamo per pranzare, abbiamo fatto una bella pasta col pomodoro, così ci dà la giusta energia perché ci sarà da faticare. Com'è cuocere la pasta a 4600 no, vabbè, metri? ha fatto velocemente, dai. E poi stiamo preparando il tè con le foglie di coca che è indicato per fare percorsi in alta quota, infatti loro masticano sempre queste foglie che aiutano, sono queste qua, le avevamo prese in Colombia. Chiariamo che è la coca buona questa, eh? Ovviamente non è processata, quindi è una pianta normalissima, non ha nessun effetto strano. Quindi mettiamo un po' di foglie nell'acqua fredda, intanto facciamo riscaldare l'acqua calda e poi mischiamo il tutto e ci facciamo una bella tisana. Intanto siamo davvero fortunati perché il cielo si è aperto, non sta nevicando più, quindi adesso mangiamo un boccone e poi corriamo a fare il trekking con calma perché manca l'aria. Già dal parcheggio si vede il ghiacciaio e le montagne colorate e poi ci sono le signore vestite con abiti tipici, bellissime. Ormai non c'è più nessuno nel parcheggio, se ne sono tutti andati e ci hanno lasciato il bel tempo. Povero Nirvan, tutto sporco, zozzo.
Abbiamo aggiunto un po' di panela, ovvero zucchero di canna. La nostra bevanda magica è quasi pronta. ¿Recién está subiendo? Sì. Sì, va a llover? No creo que vaya a llover ya. Ah, ok. Agua de Florida por si acaso, para dolor de cabeza, para malestar, sos la chiquita. Abbiamo preso le caramelle alla coca per l'altitudine, in caso dovessimo avere problemi. E già sto respirando poco. Abbiamo cominciato. Adesso in un paio d'ore dovremmo essere su. Già in lontananza si vede la montagna colorata. Wow. Hola, buenas tardes. ¿Están comiendo pasto? Sí. Siamo quasi arrivati dopo un'ora e mezza di cammino. C'è un po' di nevischio, però c'è il sole. Adesso saliamo sul Mirador, se ci sei. Ecco la montagna colorata, ce l'abbiamo fatta. Che bello. È veramente particolare perché è formata da ossidi di ferro, di zolfo. Siamo arrivati su e non c'è quasi nessuno. In questo momento il vento e il freddo si fanno veramente sentire. Siamo a 5000 metri di quota e il tempo cambia ogni minuto, passando dalla neve al sole. La stratificazione così regolare dei vari elementi chimici rende questa montagna unica. Per chi ama la montagna, questo è uno dei paesaggi più incredibili delle Ande. Sullo sfondo c'è la catena montuosa Vilcanota, con la cima principale che si chiama Ausangate, una montagna di 6.300 metri sacra all'Inca e ai Quechua. Fino a qualche decennio fa le montagne colorate erano completamente ricoperte di neve perenne e a causa del cambio climatico sono venuti alla luce questi colori frutto della diversa composizione di ossidi dei vari minerali, generati dalla forte attività vulcanica. Che spettacolo, bellissimo! Uno dei paesaggi più originali del Perù, veramente. Altri al mondo non ce ne sono. È anche bello con la nebbia. In pochi secondi si sposta e c'è tutto questo spettacolo, veramente. Guardate lì in fondo, c'è una valle completamente rossa e poi c'è il ghiacciaio. Attenzione perché abbiamo superato per la prima volta i 5000 metri. Per la prima volta nel continente americano. 5000! Sei contenta di aver superato i 5000 metri? Era dai tempi del Nepal che non camminavamo così in alto. A quei tempi eravamo un pochino più allenati, infatti avevamo uno zaino pesantissimo e siamo arrivati a 5500 metri facendo tantissimi chilometri, questa volta un po' più comodi, però è spettacolare qua su. Anche
Anche il cane è sbalordito. Ultimi passi, siamo arrivati in cima sulla montagna Vinimucca, 5036 metri sul livello del mare. Ecco lo spettacolo, che bello. Complimenti, Adesso raggiungo Sele e andiamo alla Valle Rossa, che è lì su. Scenderemo di qui e poi andremo dove ci sono quelle montagne tutte rosse. Speriamo che regga il tempo perché si è liberato. Tu ci accompagni? Andiamo, dai. Andiamo. Siamo quasi arrivati alla Valle Roja, che è lì su. Il panorama non finisce di stupirci, veramente. Lì adesso si sono tolte le nuvole e ci sono 3 ghiacciai, si vedono benissimo. Bellissimo, qua siamo passati dentro un arcobaleno di colori, pazzesco, si cammina nelle rocce colorate, bellissimo. Eccoci, wow, siamo arrivati alla Valle Rossa, che spettacolo! Wow, che bella! Questo è il bagno più alto del Perù, siamo a 5069 metri. E il cane, guarda, ci continua a seguire. Ultimo pezzettino di questo trekking meraviglioso è scendere su quella montagna rossa dove c'è il dito e poi guarderemo il panorama e potremo archiviare questa esperienza meravigliosa, veramente una delle 3 più belle del Perù. Se sei già incamminata, l'ossido di ferro qui regna completamente. Qui si cambia colore, adesso qua è tutto rosso. Mamma, che panorama! Wow! Questo è un paesaggio che io non ho mai visto. Non so, penso sia unico al mondo. Prati con muschio e ossido di ferro che praticamente crea tutte queste montagne qui intorno. Oh, ci sono anche questi fiori, pazzesco.
Bene, noi siamo arrivati. Qui si conclude questa giornata meravigliosa. Se venite in Perù e visitate la Montagna Colorata, assicuratevi di includere anche la Valle Rossa, che è proprio accanto. È vero che manca un po' di ossigeno, però si fa con calma. Questo spettacolo è uno dei migliori del Perù e vederlo insieme non ha prezzo. Inutile dirvi che è stata una delle giornate più memorabili del nostro viaggio in Perù. E tornando al titolo di questo video, dobbiamo ancora una volta ringraziare il nostro van, che con pazienza ci ha portato in uno dei luoghi più turistici di questo paese, permettendoci di visitarlo dopo un bel piatto di pasta, quando tutti erano andati via, ma soprattutto senza limiti di tempo.